Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi faremo l'unboxing di un nuovo prodotto proprio appena uscito da poco più di una settimana e il rosso che vedete alle mie spalle come colore non è stato scelto a caso. Siamo qui oggi con la nuova Leica QP. Non va a introdurre novità a livello tecnico, ma soltanto una nuova veste estetica per questa Q. In questo caso va a essere più minimalista il design, infatti come andremo a vedere va a perdere il bollino frontale e ha una nuova vernice, molto più opaca, meno visibile da meno nell'occhio, quindi anche per street photography, magari in quegli ambienti dove non volete dare nell'occhio, questo nuovo prodotto è perfetto. Andiamo ad aprire e ci troviamo davanti al cofanetto. Questo qui lo lascio per ultimo perché è il pezzo forte, vediamo prima le cose che ci sono dentro. Anche qua questo meccanismo che si apre e abbiamo dei cassettini. Un codice promo per avere 3 mesi di Lightroom e Photoshop inclusi, più tutto il classico libretto di istruzioni. Sempre continuando nei cassettini, troviamo il secondo cassettino dove qua c'è una novità rispetto all'altra Leica. La cinghia, una cinghia di cuoio molto bella, con qua appunto stampato il logo Leica, come potete vedere. È una bellissima lavorazione. Andiamo a trovare poi dentro il sacchettino, sempre marchiato Leica, appunto, il cavetto per il caricabatterie e il cavetto per connetterla al computer USB classico col micro USB. Un caricatore, normalissimo, e poi troviamo ben 2 batterie, quindi caratteristica di questa QP, a differenza della Q normale, che ha 2 batterie incluse. Ed ecco qua le batterie. Passiamo invece al prodotto vero e proprio. Troviamo appunto questa bellissima Leica Q. Come possiamo già vedere la novità, c'è qua sopra la scritta in corsivo Leica ripresa dalle Leica degli anni 30. Potete vedere già che ha una colorazione diversa dal solito e che le scritte sono rosse anziché giallo-arancione come erano sulla Q normale. Qui troviamo il paraluce e per montarlo è molto semplice. Basta togliere il tappo, anch'esso in ferro e molto ben costruito. Si svita questo anellino frontale. Cosa bella di questo paraluce è che non toglie la possibilità di montare il tappo, che rimane sempre montabile. Permette tantissime regolazioni manuali direttamente dal corpo macchina, come appunto i diaframmi. Abbiamo poi qua questo pulsantino dove si può appoggiare l'indice per mettere a fuoco, molto comodo, quindi tenendola così con l'indice semplicemente riesco a muovere il fuoco. O se no, nel suo fondo scala ha un altro pulsantino con una mezza corsa che passa in autofocus. La profondità di campo e la distanza di messa a fuoco, che ricordiamo essere un 28 mm Summilux f1.7, una lente eccezionale. Presenta una distanza minima di messa a fuoco di 30 cm. È possibile andare nella modalità macro, appunto come possiamo vedere girando questa ghiera, cambia anche la scala e in questo modo ci permette di arrivare a 17 cm di messa a fuoco minima, invece nella modalità normale 0,3. Abbiamo in manuale anche la ghiera dei tempi. Sul secondo si può andare attraverso questa ghiera a aumentare fino anche a 30 secondi, oppure tramite il menu impostare un timelapse. Se decidiamo appunto di tenere qua in manuale con il manuale, la macchina è interamente in manuale. Siamo qua in automatico e qua teniamo i tempi fissi, siamo in priorità di tempi, e viceversa qua in manuale e qua in automatico siamo in priorità di diaframmi. Tutte e due auto siamo in programmer. Questa ghiera qua ci permette di regolare l'esposizione. Sopra sottoesporre, presenta per il flash, il pulsante, che pure questo qui è stato rivisto rispetto alla Q normale, è stato un po' più robustito, anche lui guadagna questa vernice satinata ruvida e gli permette anche di avere un grip migliore perché appunto non essendo lucido tiene meglio il dito e lo fa scivolare meno. Abbiamo questo selettore che ci permette di spegnerla, accenderla in scatto singolo o scatto continuo. Scatto continuo che ricordiamo essere 10 frame per secondo, su un full frame è veramente una raffica notevole. Più pulsante per iniziare la registrazione video, che ricordiamo essere 1080 a 60 frame per secondo. Sul lato abbiamo il classico cavo per collegare al computer e scaricare i dati o HDMI per vedere su un display esterno. Davanti appunto, come potete vedere, caratteristica di questo prodotto è la scomparsa del bollino rosso. La scritta Leica la troviamo soltanto qua sopra. Rimane qua questo rivestimento gommato, sotto troviamo lo sportello per la batteria e la scheda SD card e la vite per il cavalletto. Sul frontale troviamo il mirino, bellissimo, ricordiamo che è uno tra i punti di riferimento nella categoria del mondo mirrorless, perché infatti è un mirino da 3,6 megapixel, una risoluzione altissima per un mirino elettronico, possibilità di regolazione diottrica, più tutta la serie di pulsanti classici, play per vedere le foto fatte, pulsante funzione personalizzabile per poter entrare velocemente a cambiare dei menu che ci interessano, bilanciamento del bianco, tipo di esposimetro e così via, ISO per cambiare appunto i valori ISO attraverso la ghiera o attraverso il touch su display, Ricordiamo che permette di arrivare a 50.000 ISO, menu si vede la mano tedesca, sono veramente disegnati bene,
molto intuitivi. È una semplice schermata, scorrendo si trovano tutte le impostazioni, sono tra i menu secondo me più organizzati che ho avuto modo di provare. Cliccando questo pulsantino di andare a fare un ritaglio sul display, come potete vedere con queste righe che ricordano molto il mirino del telemetro della Leica M, ci permette di croppare a 35 mm o a 50 mm. Ricordiamo che è un crop digitale, l'obiettivo rimane un 28, quindi la risoluzione passa da 24 megapixel a 15 megapixel a 8 megapixel per il crop totale. La costruzione è veramente solida, pesa soltanto 640 grammi, per pensare che il corpo è interamente in magnesio e la lente è integrata è un valore di tutto riferimento. Per questo unboxing e prima impressione di questo magnifico prodotto è tutto. Ringraziamo Leica per averci permesso di provarlo e vi rimandiamo al loro sito online fatto benissimo per acquistare questo e tanti altri prodotti, che vi mettiamo il link in descrizione. Grazie per aver visto il video, un saluto da The Italian Maker.